Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di marzo 2024. Wow, ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna. Bene, amici della Vergine, si prospetta un periodo di cambi con la ruota della fortuna. Normalmente quando arriva sono cambi fortunati, sono cambi che sono per il nostro più alto bene. Ed è anche un cambio che potrebbe prevedere delle vincite, delle opportunità inaspettate, degli aiuti inaspettati. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono dei link che potrebbero interessarvi. Ricordarvi che queste sono stese sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli amici, le relazioni di coppia. Io andrò via via dicendovi qual è il movimento energetico più importante e farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo con la carta della luna. Abbiamo un 4 di coppe. Ho come la sensazione che marzo potrebbe partire, diciamo, un po' nostalgico, un po' con questo magari pensiero legato al passato, con la carta della luna. Ok, poi abbiamo un asso di spade, un 2 di bastoni, sette di spade, mondo e 10 di denari. Allora ragazzi, come vi dicevo, si parte un pochettino, diciamo sottotono, non è la parola esatta, però è per farvi capire che l'emozione a marzo non è delle migliori partendo con questa luna. Allora, la luna potrebbe far riferimento o a delle paure che ci sono a inizio mese o appunto come un sentimento di tristezza. Probabilmente qualcuno si focalizza su quello che non ha invece di focalizzarsi su quello che c'è disponibile. Devo dire che con questo 4 di coppe è come se doveste fare una scelta, una decisione, vedendo anche queste due carte, ehm, però in questo momento, cioè all'inizio di marzo, è come se non vedeste altre alternative. Però vi dico, poi abbiamo la ruota della fortuna, io qua vedo il mondo, quindi secondo me verso la metà di marzo arrivano le soluzioni che state aspettando qua. Ok, andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, vediamo di spiegare un pochettino meglio. Andiamo a vedere la carta della luna. Abbiamo un 5 di spade, un re di spade e un asso di pentacoli. Allora, qui potrebbe esserci una questione con una persona, quindi con questo re di spade. Il re di spade può rappresentare un padre, può rappresentare un partner, un fratello. Adesso cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, ma qui ho come la sensazione che ci sia la voglia di iniziare qualche cosa, di radicare, ma c'è piuttosto, c'è una confusione mentale. È come se ci fossero dei discorsi che un po' girano intorno con il 5 di spada e il contrario, ragazzi. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Tre di pentacoli e 7 di bastoni.
Allora ragazzi, qui con questo asso di denari si tratta di far partire qualcosa. Vi dico, l'asso di denari anche è un dono, esattamente come la ruota della fortuna, si può un po' considerare l'arcano minore della ruota della fortuna perché appunto parla di doni inaspettati, parla di aiuti che arrivano dall'alto, parla di denaro anch'esso. E vedendo poi questo 3 di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno voglia creare un progetto magari con questo re di spade o ci sia comunque un progetto in piedi, appunto magari con questo re di spade. Andiamo a vedere l'asso di spade. 7 di pentacoli, sacerdotessa e mago. Io qui ho come la sensazione che qualcuno stia un po' friggendo per dire qualcosa in particolare o per fare qualcosa. Ripeto, qua vi sento un pochettino così, diciamo, malinconici, con questo 4 di coppe come se ci fosse qualcuno che non riesce a vedere alternative. Potrebbe anche esserci appunto un'eccessiva preoccupazione per questo progetto, qualcuno potrebbe sentirsi da solo nell'iniziare questo progetto. Ragazzi, se fosse il partner, il progetto potrebbe essere la relazione, ok? Adesso ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, però qui è come se ci fosse una sorta di difficoltà e qui si vede una sorta di, mi viene da dire, di desolazione, come se qualcuno appunto pensasse di essere da solo nell'affrontare tutto questo e qui c'è come la necessità di dire la propria verità, di mettere come delle regole, dei paletti, di, sì, è come un... la sola spada è sempre una carta che vi dice di parlare chiaro fondamentalmente. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 2 di pentacoli. E asso di spade nuovamente. È come se ci fosse una sorta di indecisione nel fare questa comunicazione. Perché in effetti qui l'asso di spade è girato al contrario. Quindi come se qualcuno avesse paura a fare questa comunicazione perché probabilmente si incrina quello che è l'equilibrio che è esistito fino a questo momento. Devo dire che con questo 2 di pentacoli, ragazzi, c'è un qualche cosa a livello karmico. Anche qui avete la ruota della fortuna, quindi c'è qualche cosa a livello karmico. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché secondo me qui qualche cosa verrà a galla. Abbiamo l'imperatore e un 9 di bastoni. Si sono girate anche la stella e la torre. Ragazzi, io ho la sensazione che qui ci sarà una sorpresa, mettiamola così. Il 7 di spade è girato al contrario, quindi vuol dire che qualche tipo di questione verrà a galla. Non so se sono gli altri che raccontano queste bugie, diciamo così. Può essere che siate voi che con la luna qui abbiate un certo tipo di proiezione a livello mentale, un certo tipo di visione, di visuale a livello mentale e che qui in un certo modo vi rendiate conto che è un po' da rettificare. Vi dico, qui abbiamo anche la carta dell'imperatore, potrebbe rappresentare il partner, potrebbe rappresentare un nuovo partner nel caso siate single. Poi le letture dei single ragazzi sono già online, le trovate nella sezione dei video o nella playlist dell'oroscopo mensile e potete integrarle con questa lettura. Sta di fatto che ho come l'idea che dobbiate un attimino difendervi da quello che verrà detto verso metà marzo. Allora, l'imperatore potrebbe anche essere il fatto che prendiate posizione nei confronti di qualcuno, perché qui avendo un 9 di bastoni è come se iniziaste a mettere i paletti, ok?
Andiamo a vedere il mondo, perché il mondo è una carta di completamento e quindi 2 di spade e 9 di... no, e 10 di bastoni e 8 di spade. E quindi è un po' con queste carte qui come se si uscisse da questo dubbio. Vi dicevo, è una carta di completamento, però è anche una carta che eh, parla del raggiungimento di un risultato, della fine di un ciclo, e qui lo vediamo anche con la carta della ruota della fortuna. Scusate. Qui ho l'idea, con questo 8 di spade al contrario, che qualcuno cominci a togliersi la benda da davanti agli occhi, perché queste due sono due carte di forte staticità, ma qui ho come la sensazione che qualche cosa andrà a cambiare. Probabilmente vi lascerete indietro le aspettative che gli altri hanno per voi, per qualcuno sono le proprie aspettative. Vi dico, è come se ci fosse una situazione conflittiva, un pochettino triste, diciamo così, malinconica all'inizio, per eventualmente un progetto che siete portati a realizzare. È come se ci fosse una sorta di preoccupazione e anche di sensazione di solitudine, e quindi qui si tratta di mettere in chiaro determinate cose. Vedo che poi nella seconda parte della lettura c'è chi mette i paletti, chi diciamo mette le regole, mm? E con la carta del mondo è un po' come chiudere con il ciclo prima per iniziare questo ciclo dopo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Scusate, il 10 di denari. Chissà perché ho detto di nuovo la ruota della fortuna. Abbiamo un fante di spade. Era appeso. Che interessante. Allora, il 10 di pentacoli, ragazzi, di solito è una carta di compimento, una carta di risultato, una carta di unione familiare. Però qui, avendo queste due carte, vi dicono un pochettino di osservare la situazione familiare, ho come questa sensazione, visto che qui vengono date nuove regole, vengono dati nuovi confini. Qui è un po' come se vi dicessero: ok, adesso rimanete in osservazione, quello che doveva essere fatto è stato fatto, adesso con le nuove regole cambiano le dinamiche e dovete, tra virgolette, mettervi in osservazione. Tenete presente che quando c'è l'appeso è proprio una possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Qui c'è qualche ciclo karmico, ragazzi, che va cambiato. Vi dico, per raggiungere la stabilità familiare o di coppia, o la vostra stabilità se non avete nessuno, intendo emotiva, qui c'è bisogno di lasciarsi indietro le aspettative del mondo esterno, fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi andiamo a vedere un lato d'ombra. Ok. Addizione e sarebbe dipendenza. E qui parla di codipendenza, di ossessione, di restringimenti, e qui lo posso vedere qua, lo posso vedere qua con il 5 di spade al contrario, ragazzi, questo re. Parla di possessione, parla di controllo. Poi abbiamo il cuore con una chiave. Qui parla di incontrarsi l'un l'altro, di stare insieme, della perfezione. È un'arma a doppio taglio questa, perché se si pensa di essere perfetti in una coppia non si vede l'abuso, ok? Perché si tende a giustificare l'altro per ogni tipo di maltrattamento che si riceve. E qui abbiamo il non abbastanza, quindi lo vedo di nuovo qui, vediamo che c'è una sorta di frustrazione all'interno della relazione, c'è una sorta di autosabotaggio, e qui vi è anche proprio uscito l'8 di spade, c'è gelosia, è come se ci fosse una sorta di insicurezza all'interno di questa relazione, ma si tratta qua di mettere dei paletti nuovi, dei nuovi confini, dei nuovi, delle nuove, come vi posso dire, barriere, ecco. Andiamo a vedere qual è un lato che si può migliorare. Questi sono oracoli che mettono in luce le zone d'ombra della relazione o della situazione. Illusione, e abbiamo la carta della luna.
Qui c'è qualcuno che sta vivendo in un'illusione, o diciamo che ha un'illusione un po' troppo fervida. L'illusione non è... perché in spagnolo tener ilusión è come tenere entusiasmo, come avere entusiasmo, no? E l'illusione è anche un po' questo, non è solo mi illudo e vedo quello che in realtà non c'è. È anche un po' avere l'entusiasmo in questo senso, secondo me, quindi è un po' quello che manca, ma perché si parte da questa situazione un pochino pesantuccia. Vedrete che una volta che riuscirete a stabilire i vostri limiti, a restituire le responsabilità al mittente e quelle che non sono le vostre aspettative, semplicemente dire non è una mia aspettativa, questa è roba tua e te la tieni, insomma, vedrete che le cose pian piano cambieranno, perché comunque qua si finisce con un 10 di pentacoli, ragazzi. Allora, se siete single vi dico, potenzialmente potrebbe entrare qualcuno. Se avete una relazione, diciamo, che si sta trascinando da un po', sento che verso metà marzo le cose cambieranno, perché si tratterà proprio appunto di mettere i paletti. Mm? Bene ragazzi, andiamo ancora a vedere un ultimo oracolo. Questi sono i mantra da recitare giorno per giorno, io le chiamo le coccole quotidiane. Fortuna, e qui infatti avete anche la ruota della fortuna, abbondanza, prosperità e buona fortuna creano la strada per me. Si tratta anche di attitudine di pensiero, qui. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video, e di fatto ringrazio tutti quelli che lo fanno, perché a me poi arriva il report di YouTube. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!